Che panino hai fatto, Mirko? Al dinde. Al dinde. Che cos'è? Oh, ma è buono. Buono? Buono. Ottimo. Buono. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Oggi riprendiamo il percorso da dove l'abbiamo lasciato ieri, quindi andremo verso l'antica città di Kebika per poi proseguire questo anello verso Tamerza per visitare il Tamerza Canyon, poi andremo al Canyon di Mides per poi percorrere sia la pista Rommel asfaltata che quella sterrata, perlomeno ci proviamo. Da lì faremo una deviazione per andare a trovare quel canyon, quella specie di passaggio in mezzo alle rocce, io spero di pronunciarlo bene, si chiama Kanjet Mahala, direi, una cosa del genere, comunque lo scrivo, per poi dirigerci verso quella che è la città di Sveitla, dove andremo a visitare l'antica città romana di Sufetula. Tunisia, 15 giorni di pioggia, tutte queste case sono cadute, distrutte, perché usano materiali non resistanti con l'acqua, legno di palma, fiore e poi sabbia e pietra. Quando si pioggia tutto sono... Questa prima oasi che Bic è davvero incredibile, bellissimo arrivarci e da qua c'è lo scenario è fantastico. Adesso faremo il paese, poi andremo sulla montagna e poi giù nel letto del fiume. La nuova civica. Visto da qua in cima è ancora più impressionante, si vede questo deserto infinito dove non cresce niente se non dove c'è queste piccole chiazze d'acqua che fanno crescere la vegetazione. Non deve essere facile vivere in questi posti, per niente. Le sorgenti d'acqua dove si sgorga, dove si nasce, guarda, quelle 3 sorgenti vengono dalla montagna, dalla catena dell'Atlas, l'acqua è potabile. Si cambia con temperatura, quando si fa fredda l'acqua sgorga calda, quando si fa calda l'acqua sgorga fredda. La guida che abbiamo trovato a Kebika si è offerta di farci da guida anche nelle successive oasi. Naturalmente abbiamo accettato, anche se non crediamo ce ne sia bisogno, ma una guida locale aggiunge sempre quel pizzico di informazioni in più che non potremo mai trovare su internet. Qua il tè è buono, eh? Sì. Qua il tè abbiamo bevuto dei tè Merita. più buoni che Sì. fino adesso. Finora. Scenograficamente è carino, c'è la cascata. Pensiamo? Ai sorgenti di Tamerla. Andiamo a vedere le altre oasi.
altra osi, Tamerza. Come si pronuncia, Mori? Più o meno. Volevamo andare anche a visitare il Tamerza Canyon, ma ci hanno sconsigliato di farlo in 2 moto in questo periodo e farlo a piedi, purtroppo non avevamo tempo. Quindi adesso andiamo veramente vicino ai confini con l'Algeria per visitare un altro canyon, il canyon di Mides. Questo è il canyon di Mides. Da qua poi il fiume continua e va a Tamerza. Medes. Quando ritornerò in Tunisia di sicuro dedicherò più tempo alle osi, soprattutto Tamerza e Mides. Voglio visitare i canyon visti dal basso. Adesso purtroppo non abbiamo proprio più tempo. Ciao! Bonsoir! Sono in difficoltà perché è piovuto molto, come dicevo, in questo periodo in Tunisia, e stiamo trovando tantissime buche d'acqua, c'è fango, insomma io sono un po' in difficoltà. Abbiamo già provato due o tre piste diverse, cioè ci sono tantissime piste in mezzo a questa ex discarica, ma portano tutte alla fine, ci sono delle grosse buche d'acqua. Finché il fango è questo, anche se non ho proprio le gomme adatte, si prosegue. Ma abbiamo provato anche una pista là in fondo a destra, là in fondo, ma è tutto così, a un certo punto si interrompe. Adesso facciamo quest'altra prova, c'è un'altra pista di qua, ma io onestamente comincio a dubitare di riuscire a farsi. Noi siamo in 2, ho le Pirelli Rally Street che sono buone come sull'asfalto, discrete sulla ghiaia, ma sul fango veramente non hanno colpa. Comincio a essere un po' deluso. Adesso c'è un'altra pista qua. Il problema è che ci sono queste centinaia di metri con questa pista completamente ricoperta d'acqua, molto scivolosa, e ne passi una magari e dopo ce n'è un'altra, e se non ce la faccio devo tornare indietro, diventa un casino, anche perché si sta facendo buio. C'è il dico che va in avanti scoperta e verifica se c'è un passaggio dopo la buca, e così riusciamo anche ad andare avanti, ma adesso c'è un altro po'. Dico, io torno indietro, fai la corsa, se vuoi andare vai Abbiamo provato a fare la Rommel, ma ce l'abbiamo fatta. Mirko è troppo scarso, si è piantato 2 o 3 volte. C'era il percorso molto fangoso, dei pezzi dove c'era tutta dell'acqua stagnante. È piovuto e io non me la sono sentita. Mi dispiace per Milcuzzo, sono cagato in mano. Mirko lui l'avrebbe fatta, ma senza di me non lo faceva perché
Non si No, non fida. lo posso abbandonare. Non mi ha abbandonato. Non lo posso abbandonare. Lo stesso, un peccato è che quei giorni qua era 4 anni che non pioveva, quei giorni qua è venuto un diluvio, quindi ci prende la fortuna. Va bene, sarà per quella prossima volta. Ieri ci è venuto abbastanza tardi e quindi abbiamo deciso di prolungare la nostra permanenza a Tozero di un altro giorno. Oggi ripartiamo, faremo la Rommel, ma purtroppo non più quella bianca, ma faremo quella asfaltata, perché visto le condizioni della strada ieri non me la sento di provare oggi. Sicuramente questa che chiamano la falsa Rommel, la Rommel asfaltata, non lo so, è comunque qualcosa di affascinante che vale la pena percorrere, però mi rimane, mamma mia, un magone per non essere riuscito a fare quella altra, ma vabbè, intanto ci fermiamo a mangiare qualcosa, ci facciamo una sosta. Oh, una cosa che abbiamo visto, le fermate nei bar, non si mangia, si beve Coca-Cola, caffè, tè, però normalmente non c'è da mangiare. Beh, Mirko dice che perché probabilmente ha pochi soldi da spendere, non lo so, oppure perché sono abituati così, non sapevo. Però Mirko ci ha fatto da mangiare, eh? Cosa ci hai fatto? Panino con? Col dindi. Il dindi? Qual è il dindi? Fallo vedere. Non so cos'è, Dindi? ma gusta. Buono, 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 buono. Buono e caffè, tè e i datteri. Siamo sfamati. Bello così, buono. Adesso dobbiamo fare ancora quanti? 200 km circa per arrivare a Sbetilla. Sbetla, non me lo ricordo. Caffè col fondo. A questo punto il nostro itinerario prevedeva il passaggio in un canyon molto scenografico, piccolino, di poche centinaia di metri, ma sulla carta era molto bello. Credo si pronunci male, una cosa simile. Però a pochi chilometri dalla deviazione siamo stati fermati da un posto di blocco, pensavamo a un normale controllo, invece ci hanno detto non potete proseguire. Noi come non possiamo proseguire? Dobbiamo andare in questo canyon, abbiamo fatto vedere il percorso, hanno detto è impossibile perché ci sono minacce terroristiche e noi non possiamo accompagnarvi. Allora, anche se fino a questo momento noi non abbiamo mai avuto l'impressione, non ci siamo mai sentiti in pericolo, in questo caso bisognava tornare indietro anche perché non ci avrebbero fatto proseguire. Quindi adesso la nostra prossima tappa è Selfetto. Siamo arrivati a Sbetla, si dovrebbe pronunciare così. La strada venendo qua l'ultimo pezzo è stato abbastanza noioso. Finalmente siamo andati in albergo, abbiamo proprio voglia di rimanere rinfrescati perché è stata una giornata. Non so perché, qua la piscina non la usa nessuno. Come mai? L'acqua è ghiacciata, Fermato anche la polizia. Infatti ci abbiamo messo la cocomera in fresco. E adesso tocca a me. Paura che sia troppo fredda.
e là si vedono le rovine, non siamo lontani, là in fondo, là in fondo. Domani andiamo a visitare, via. Tanto ci facciamo il bagno. Qui si conclude anche questa puntata. Se vi è piaciuto, un bel mi piace gradito, e se vi iscrivete al canale seguite anche i prossimi viaggi e le prossime puntate. Ciao, grazie a tutti.